Ciao a tutti outlanderiani, benvenuti su questo nuovo canale dedicato ad Outlander. Outlander, per chi non lo conoscesse, è la storia di Claire Beecham, un'infermiera della seconda guerra mondiale, sposata con Frank Randall. I due iniziano la loro seconda luna di miele poiché erano stati interrotti a causa della seconda guerra mondiale durante la loro prima luna di miele e dopo 5-7 anni finalmente si rincontrano e cercano di riscoprirsi, vedere chi sono diventati realmente e ritornano a Inverness in Scozia dove erano stati per la prima volta che poi furono appunto interrotti. Claire crede di dover affrontare il proprio futuro, invece scoprirà ben presto che dovrà affrontare il proprio passato. Infatti sarà proprio a Craignadoon, in cui a seguito di alcune pietre di una piccola Stonehenge, in cui lei toccherà una di queste pietre, si ritroverà catapultata nella Scozia del 1743, praticamente poco prima della seconda guerra giacobita. Lei cercherà varie volte di tornare nel suo futuro con suo marito, ma in realtà inizia a scoprire un nuovo amore, inizia a scoprire un nuovo modo di vivere l'amore, grazie a James Fraser, soprannominato Jamie. Grazie a lui scoprirà un nuovo modo di vivere l'amore tra due persone, ma non solo, scoprirà anche proprio un nuovo modo di vivere. E quindi sì, alla fine sarà un po' combattuta se tornare al futuro oppure no. Ma non voglio aggiungere altro, perché magari ci sono alcuni di voi che preferiscono leggere prima il libro o guardarsi prima il telefilm. Io ve lo consiglio vivamente di seguire questa serie, perché non è una semplice storia d'amore come si potrebbe pensare, è molto di più, è anche ricca di avventura ed è piena di intrighi politici, perché comunque si basa su eventi storici realmente accaduti, come la seconda sommossa dei Giacobiti. E sia il libro che il telefilm riescono a farti vivere precisamente quello che accadeva nel passato. La scrittrice dietro a tutta questa storia ha fatto uno studio alquanto approfondito sia sugli eventi storici sia sui modi di vivere della Scozia e comunque del passato, di quelle popolazioni, di quello che potevano pensare, di come l'incontro di una persona che viene dal futuro può impattare su quelli che invece vengono ancora dal passato e non conoscono magari ancora alcune cose che erano già state scoperte. Tutto questo è stato davvero ben fatto, è davvero molto interessante. Inoltre nel telefilm hai anche il piacere di vedere dei paesaggi straordinari come le Highlands, ma non solo, perché nella seconda stagione ci sposteremo in Francia. Inoltre anche nel telefilm la cura dei dettagli è davvero impressionante. Ci sono i costumi, magari farò anche un video a parte su questi, che sono davvero realizzati nei minimi dettagli, addirittura hanno le tasche che non si vedono, cioè sono state realizzate delle tasche proprio come venivano realizzate una volta, cioè con la corda e attaccate le due tasche a cui ti leghi alla vita. Tu questo non lo vedi, ma in realtà sono stati realizzati così. Quindi la precisione è quasi maniacale e anche le sceneggiature sono davvero curate nei minimi dettagli e cercano per lo più di rappresentare al meglio il loro periodo storico a cui sono legate. Quindi veramente io ve lo consiglio, non ve ne pentirete. Molto interessante anche la scelta di mantenere alcune frasi in gaelico, quindi per gli appassionati magari come me di queste culture lo consiglio doppiamente. Ma adesso torniamo a noi. In questo primo video vorrei parlarvi delle differenze tra il primo episodio del telefilm e i primi 3 capitoli del libro su cui si basa. Il primo libro si chiama La straniera e anche il primo titolo dell'episodio l'hanno chiamato La straniera, o meglio Sassenach, che vuol dire già la straniera, anche se in realtà viene spesso utilizzato come segno dispregiativo. Ovviamente ripeto, per chi non volesse spoilerarsi nulla, deve fermare il video qua. Invece, per chi volesse continuare a vedere con me le differenze tra il libro e telefilm, vi consiglio di rimanere. Le differenze sono principalmente, diciamo, di 2 tipologie. Una prima tipologia è legata più che altro alla mancanza di alcune cose, l'altra invece è legata al fatto che ci sono degli eventi disposti cronologicamente in modo differente rispetto al libro. Quindi la prima differenza riguarda la mancanza soprattutto di 2 personaggi. Uno è Mr. Crook, che ha una certa rilevanza all'interno del libro perché comunque
È lui che, essendo un botanico, spinge Claire, che è anche lei un'appassionata di botanica, a visitare Craig Nardone per la prima volta, e sarà poi lei a parlare di Craig Nardone a Frank, e che vorrà andarci assolutamente di notte per vedere un sabba delle streghe, o meglio un rito di druide, cui farà parte anche Mrs. Graham, che è praticamente la perpetua del reverendo Wakefield, con il quale Frank ha uno stretto legame perché con lui sta cercando notizie sul suo avo Jonathan Wolverton Randall, soprannominato Black Jack, che nei telefilm assume questo aspetto. Noi ce lo ricordiamo molto bene perché, per chi non lo sapesse, questo personaggio lo odierete molto 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 molto. Invece nel telefilm il fatto di dover andare a Craig Nardone parte tutto subito da Frank, che viene informato già dal reverendo Wakefield che la sua perpetua partecipa a questi riti druidi, e quindi vorrà andarli a vedere per un suo lato di studio storico. Sarà poi Claire, come nel libro, che vorrà tornare a Craig Nardone da sola per cercare di raccogliere un piccolo fiorellino che non riesce a capire di cosa si tratti, che poi si vedrà essere un piccolo non ti scordar di me, e sarà lì appunto che toccherà la pietra. Ecco, anche questo fatto di toccare la pietra, in realtà lei guarda dentro una fenditura della pietra e poi inizia il passaggio verso la storia del 1743. Invece nel telefilm semplicemente la tocca, nonostante sia attratta da questo ronzio, non va a vedere all'interno di una fenditura, la tocca semplicemente e poi si ritrova nel 1743. L'altro personaggio che è stato eliminato nel telefilm è invece Mr. Bainbridge, che ha forse minore importanza rispetto all'altro, anche se mostra un episodio molto simpatico riguardante Claire, che ti fa capire com'è Claire, che donna è Claire, che non è la tipica, diciamo, mogliettina che sta molto tranquilla a fianco del marito, ma ha un suo carattere ben forte, ben delineato. Infatti Frank deve andare a incontrare questo professore per parlare ancora degli studi sul suo avo, eccetera, però ci va senza Claire, o meglio è Claire stessa che decide di rimanere a casa per non far vergognare il marito, perché infatti con lui durante un pomeriggio in cui dovevano prendere del tè e parlare tra loro, incontrarsi, chiacchierare, rovescia purtroppo il tè addosso al professore, non soltanto lo fa cadere ma lo rovescia addosso al professore e inizia ad imprecare, al che il professore rimane sconvolto, ma così anche come il marito, che lì per lì si vergogna dell'atteggiamento della moglie e cerca di scusarlo col fatto che lei ha passato vari anni in mezzo al campo, in mezzo alla guerra, e quindi con i vari soldati ha magari acquisito queste parole. Ma lei invece non si vergogna di questo, cerca anzi di scherzarci sopra, peggiorando forse la situazione perché inizia ad instaurare col professore un dialogo sulle varie parolacce che lei aveva sentito, e dove inizia anche a dire la sua parolaccia tipica che incontreremo varie volte, e nel libro la si trova già, invece nel telefilm la si troverà sì più avanti, però in realtà questo suo carattere così peperino, diciamo, viene comunque mostrato anche nel telefilm, ad esempio quando incontrerà Jamie e tutti gli altri scozzesi quali Dougal e Martag, che vedremo più avanti, ma che sono questi due, Dougal e Martag. Un'altra mancanza da parte del telefilm, ma che probabilmente è stata eliminata perché comunque quando si passa da libro a telefilm bisogna cercare di dare un certo ritmo alla storia, che magari nel libro tu lo percepisci lo stesso perché stai leggendo, ma in un'immagine invece potrebbe rallentare il tutto. E infatti è stato eliminato un momento tra Claire e Frank in cui fanno una piccola gita al lago di Loch Ness assieme, e quindi si vede ancora il rapporto un po' tra di loro, con un po' la storia della Scozia in sé, quindi poteva essere interessante per questo lato. Però vabbè, è stato eliminato secondo me, non dico giustamente, però il regista secondo me è stato uno dei pochi a trasportare qualcosa da libro a telefilm in modo davvero ben fatto, perché è stato il più fedele possibile. Infatti differenze non ce ne sono tantissime. È stato il più fedele possibile e ha cercato davvero di trasmettere ciò che trasmette il libro. Ok, il libro è sempre il libro, non c'è niente da fare, però
a mio parere i telefilm sono davvero ben fatti e rappresentano al momento davvero bene ciò che è la storia del libro, senza per ora eccessive differenze. Le altre differenze sono per lo più, abbiamo detto, cronologiche. Una prima differenza è proprio il periodo in cui sono a fare la luna di miele, perché in realtà la festività che sta accadendo in quel periodo in cui loro sono alla luna di miele è Beltane, quindi il 1° maggio. Invece nel telefilm, a differenza del libro, siamo vicini a Samhain, cioè Halloween, quindi il 31 ottobre, quindi è un po' diverso. Altre differenze cronologiche, particolarmente una che è praticamente l'inizio. A parte la prima frase sia del telefilm che del libro è la stessa, dove parlano delle scomparse, è praticamente la stessa del libro. Poi il telefilm si sposta su una scena che in realtà nel libro non c'è, dove presenta Claire intenta a fare l'infermiera. Ricordiamoci, Claire è lei. Questa nel libro non c'è, ma in realtà secondo me è stata giusta averla messa, e tra l'altro l'immagine è anche desaturata per creare un effetto di ricordo, giusto per inquadrare lo scenario intero della storia di Claire, che è la fine della seconda guerra mondiale, e lei come infermiera far vedere un po' quello che ha vissuto. Poi nel telefilm arrivano a Inverness, come anche nel libro, nel bed and breakfast, accompagnate da Mrs. Byard, e successivamente viene presa un'altra frase molto importante dal libro, che è quella che riguarda il vaso, cioè la giustificazione dell'acquisto di un vaso perché Claire inizia a pensare al futuro assieme a suo marito Frank. In realtà nel libro tutto questo è un po' più avanti. Prima c'è tutta la presentazione dei personaggi, compresa del reverendo e del fatto che Frank sta studiando il suo avo Blackjack, mentre nel telefilm tutto questo viene posto dopo la visita di Cocknam Rock. Però vabbè, comunque prima o poi la presentazione dei personaggi e della storia c'è, quindi secondo me non mi sembra una differenza eccessiva tra telefilm e libro. Che poi in realtà, se si vanno a vedere le scene eliminate del telefilm, il regista aveva fatto un inizio diverso, in cui Claire, usata come voce fuori campo, racconta un po' di più riguardo a lei e Frank. Poi viene spostato invece nel telefilm e viene mantenuta la scena in cui arrivano al bed and breakfast, e tutto questo viene spiegato dopo. Quindi insomma non è una differenza importante. Un'altra differenza magari più importante invece, sempre cronologicamente parlando, riguarda il fatto che nel libro la comparsa del fantasma, di questa figura di uno scozzese che secondo molti dovrebbe essere Jamie, la comparsa di questo fantasma avviene prima della lettura della mano di Claire da parte di Mrs. Graham, la perpetua del reverendo. Fa una prima lettura delle foglie di tè e poi passa alla lettura delle mani, e lì inizia a parlargli di un possibile doppio matrimonio, doppio amore. Invece nel telefilm abbiamo prima l'incontro di Claire con Mrs. Graham, mentre Frank stava parlando ancora del suo avo con il reverendo, e poi abbiamo l'incontro del fantasma da parte di Frank mentre Claire è in casa. Però vabbè, anche questo magari l'hanno voluto fare per ricreare un po' quelle scenografie standard in cui sì, visto che hanno usato anche Halloween come festa, c'è il fantasma, prima c'è la lettura della mano, che quindi poi accade proprio questo fatto, perché Claire non crede tanto a queste storie, non crede affatto alle letture delle mani, non crede affatto al soprannaturale. Però diciamo che con tutti questi avvenimenti inizia a preoccuparsi. Un'altra piccola differenza ora che mi viene in mente è che ad esempio nei telefilm sono 7 anni che loro rimangono separati, Claire e Frank, nel libro sono soltanto 5. Vabbè, procediamo, andiamo avanti. Altre differenze. Nel libro appare già il figlio del reverendo, e quindi sì, viene ripreso un po' questo problema che c'è tra Claire e Frank, che vogliono avere un figlio ma non ci riescono per il momento, ma anche perché comunque per ora la motivazione principale è che sono state a lungo lontani e quindi devono riprovarci, poi in realtà scopriranno ben altro. Però va bene, telefilm, adesso non mi ricordo se nel secondo episodio o nel terzo già viene ripresa questa cosa. Poi anche alcune frasi, ad esempio nel libro il racconto dei giganti che hanno messo le pietre a Craig Nadun viene detto dalla padrona del bed and breakfast, mentre nel telefilm viene accennato da Frank a Claire.
anche altre battute, insomma, vengono magari scambiati alcuni personaggi, però poco conto. Oppure nel libro c'è anche una scena in più in cui loro si ritrovano al bar tutti assieme a vedere un po' come vive anche il reverendo e la sua vita, che in realtà è un reverendo ma ama molto i riti pagani, tanto che la sua perpetua Mrs. Graham è una delle druide a cui parteciperà al rito a Craig Nadun. A proposito di Craig Nadun, il ballo che viene fatto durante questo rito, in realtà nel libro sono tutte donne molto in carne, che prendono proprio delle lenzuola bianche, se le avvolgono attorno e iniziano a fare questo rito, dove però è sempre Mrs. Graham quella che, diciamo, guida tutto questo e dice anche delle parole che non si riescono a capire probabilmente in gaelico. Mentre nel film sono tutte donne molto esili, è tutto molto più fluido, molto più quasi intangibile, quasi elfico, se si può dire. Però vabbè, perché è un'immagine di fatto molto bella vederla così. Successivamente mi è caduto Randall. Eccomi. Successivamente quindi Claire viene trasportata nel passato nel 1743 e il primo personaggio che incontra è Blackjack. Randall in realtà, come potete ben vedere, è praticamente uguale a Frank. Infatti è anche lo stesso attore che fa i due personaggi in modo davvero egregio, perché cambiare da un personaggio all'altro di solito è molto difficile e lui ci riesce perfettamente, ma sono tutti bravissimi attori, magari farò un video anche su di loro. Il primo incontro di Claire, che tra l'altro è vestita in questo modo perché lei doveva semplicemente andare a prendere un fiorellino e poi tornare a casa, incontra lui. Lei riconosce subito lui come Frank, e invece capisce all'istante che poi lui non è davvero Frank, ma è Jack Randall. Come lei ricordava dei racconti di suo marito, del suo avo, ricorda che lui in realtà non era una brava persona, o meglio, stuprava le donne, rubava, seminava il terrore nella campagna scozzese. Cerca quindi di fuggire. Durante la colluttazione tra loro due, lei ad esempio dovrebbe dargli un calcio per riuscire a scappare, di menarsi meglio. Nel telefilm non si vede, o meglio, in realtà si vede in una scena eliminata, che anche questa probabilmente l'hanno tagliata per cercare di rendere molto più dinamico tutta la vicenda. Per lo più l'incontro con Randall è molto simile a quello del libro. L'unica differenza magari che vale la pena citare è che nel telefilm lei gli dice che è il nome di suo marito, che è Frank, usando però il cognome suo da giovane, quindi Beachman, anziché Randall, mentre nel libro riesce a non dirgli niente. Successivamente Claire e Randall, mentre Randall sta cercando di stuprare Claire, per fortuna viene salvata da uno scozzese di nome Martag, che riesce a prenderla e a portarla dagli altri scozzesi all'interno di un piccolo cottage in mezzo alla boscaglia. Anche qua in realtà non ci sono troppe differenze, c'è sempre l'incontro con Dougal ed è dove incontrerà Jamie ferito ad una spalla, dove lei dovrà cercare di curarlo, perché vedendo come gli altri scozzesi suoi compagni usavano dei metodi diciamo quanto barbari per curarlo, decide da infermiera di intervenire. In questo momento in realtà ci sarebbe una donna dentro al cottage che nel telefilm non c'è, che praticamente aiuta Claire per cercare di disinfettare la ferita, però fa davvero una minima comparsa. Poi decidono di andare via, di cavalcare, perché comunque Randall sta cercando anche loro e comunque ci sono le giubbe rosse in giro, e quando partono lei inizia a cercare di pensare sì che effettivamente quella poteva essere davvero l'avo di suo marito, e si domanda come tutto questo sia possibile, e questo c'è in entrambi, sia nel libro che nei telefilm. Magari ci sono dei piccoli dettagli in più nel libro che ti fanno capire come lei è davvero spaventata all'idea di questa cosa, perché non vede più le luci di Inverness, non trova tubi all'interno della casa, non trova cavi elettrici, non trova niente, e quindi questa la frena molto. Ovviamente sia nel telefilm che nel libro il tutto è raccontato dal punto di vista di Claire in prima persona. Per fortuna l'hanno mantenuto anche nel telefilm, scelta ottima direi, perché secondo me permette a noi che guardiamo di entrare molto di più all'interno della storia, di essere molto più partecipi alla storia. E abbiamo Claire e Jamie sullo stesso cavallo,
e poi a seguito gli altri scozzesi, tra cui Martag, Dougal e non solo. Passano proprio davanti a Cocknaman Rock, dove Claire c'era già passata con suo marito e cerca di ricordare quindi cosa gli aveva detto lui in quel periodo, e gli aveva detto che qua c'erano stati degli agguati da parte delle giubbe rosse. Quindi lo comunica agli altri senza dare troppi dettagli per non destare sospetti, e l'unica differenza qua è che nel telefilm in realtà c'è Dougal che si rivolge verso di lei e gli chiede come fa a saperlo. Qua invece non accade. A proposito di Dougal, una differenza importante è che all'interno della casa, quando Dougal chiede a Claire chi è di parlare di lei gli dà come cognome quello ovviamente da lei da giovane e non da lei sposata, quindi Beecham. E lei dice Beecham, ma lui nel libro lo ripete con una pronuncia francese, quindi Bicham credo, non lo so bene in francese. Nel telefilm questo non accade, ma in realtà accade più tardi. E è una cosa importante perché comunque si capisce che Dougal non è stupido, cioè è una persona molto attenta a chi ha davanti. E quindi inizia già a sospettare di lei già dal primo secondo. Anche nel telefilm comunque non ci sono le luci a Inverness, quindi c'è comunque questo fatto di trovarsi in un mondo diverso. Diciamo che nel libro viene enfatizzato da più aspetti che Claire osserva e che nota delle differenze con il suo mondo dal quale veniva. È proprio in questo momento in cui lei inizia a usare delle parole per cercare di spiegare che deve disinfettare la ferita di Jamie e che Jamie deve riposare, usa delle terminologie che appartengono al suo periodo e non a quelle del 1743, e quindi subito loro non la riescono a capire e lei inizia a scontrarsi con questo aspetto. È molto bello averlo trasportato questa cosa, perché anche a noi ci fa capire come poteva essere difficile per Claire poter comunicare con loro con parole che in realtà loro non potevano capire. Inoltre è molto interessante a mio parere, a differenza di molti fan che ad esempio questa cosa la screditano, il fatto che le frasi in gaelico non siano tradotte. Secondo me riescono a far sì che tu ti possa sentire proprio come Claire, cioè ti senti come una straniera che non riesce a capire che cosa gli altri dicono, e quindi questo alimenta molto più ansia, e secondo me è una scelta interessante da parte del regista. E nel libro ce ne sono un po' meno, però anche lì sono presenti. Tra l'altro qua che dà proprio il nome all'episodio e tra l'altro al primo libro, si sente la parola Sassenach pronunciata, e che sarà pronunciata molto spesso, da Jamie, perché praticamente lui decide di chiamare Claire Sassenach proprio perché per lui lei è una straniera inglese. Però poi col passare del tempo in realtà questo Sassenach diventerà un vero e proprio status symbol. Non a caso molte frasi dei fan, se vedete, di donne che scrivono io voglio essere la tua Sassenach. Perché lui comunque lo dice in modo affettuoso, quindi abbiamo detto a Cocknaman Rock si scontreranno con delle giubbe rosse, poi Jamie andrà a riprendersi Claire che aveva praticamente scaraventato all'interno di un cespuglio, e dopo riesce a convincere a rimanere con loro e a continuare la loro avventura, e ci sarà un piccolo momento in cui lui avrà un piccolo cedimento e sviene dal cavallo, e lei cerca di curarlo perché non gli ha detto che era stato ferito anche da una baionetta, che nel libro in realtà è la baionetta, nel film è un proiettile che lei cerca di togliergli. Anche questi sono dei piccoli dettagli. Altre differenze significative a mio parere non ce ne sono, e se ne avete altre o se avete domande da farmi, curiosità, o anche proprio consigliarmi magari di parlare di certi argomenti che vorreste ascoltare, scrivetemi nei commenti sotto al mio video. Se vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale, considerate che è il mio primo video, quindi se non vi è piaciuto come spiego certe cose o come ad esempio non ho raccontato troppo la storia, perché comunque chi non la conosce penso che voglia vedersela lui o lei in un telefilm o leggersela nel libro, e per chi la conosce magari era troppo ripetitivo, quindi ditemi voi se preferite in un modo anziché in un altro. Sono aperta a qualsiasi critica, scrivetemi pure sempre nei commenti qua sotto, e io vi consiglio di iscrivermi al mio canale così posso continuare questa avventura assieme a voi. Quindi al prossimo video, un saluto da parte mia e del mio cameraman, e come direbbero gli scozzesi, Sanjeva!